Buon pomeriggio cari amici di Radio Centro Web, siamo qui per la prima volta in assoluto in anteprima, in prime time, perché tanto qui si parla anche in inglese perché siamo a Smart and Healthy. Questa è una puntata, la prima puntata numero 1 di questa trasmissione che va in onda il mercoledì alle ore 15 su Radio Centro Web. Poi abbiamo il video, mandiamo tutto su YouTube, sul canale ufficiale di Radio Centro Web, che potete trovare ovviamente su YouTube. Vi ricordo intanto i riferimenti nostri, il sito internet www.radiocentroweb.it, e con me ovviamente io non sono da solo perché il protagonista, lui non vuole essere chiamato protagonista, però diciamo il timoniere di questa trasmissione è Piero, che saluto. Ciao Piero. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, buongiorno. No, vabbè, per voi buon pomeriggio effettivamente. Buongiorno, diciamo le cose come sono effettivamente. No, allora, diciamo, non voglio essere chiamato protagonista. È vero, perché poi fondamentalmente la trasmissione è fatta non è fatta solo da me o solo da Fulvio, e vedremo di essere utili più forse sul faceto in questo caso, come vuoi, dai, non è come vuoi, cioè, nel senso, la trasmissione è nata un po' così per caso, ma ci siamo detti, anche se siamo l'uno dall'altra parte dell'oceano, perché confermiamo ai nostri spettatori perché aspettavano questa trasmissione da tempo, ma i nostri radio frequentatori, radio ascoltatori, che io sono ubicato in Italia e tu sei ubicato negli Stati Uniti, e intanto così almeno mettiamo i puntini sulle i e diciamo le cose come stanno. Mi dai conferma di questo? Ti do conferma di questo, nel senso che io sono in questo momento ubicato in North Carolina, più precisamente nella ridente cittadina di High Point, che in realtà ho scoperto essere famosa anche per il fatto del mobile. È una delle città principali qui negli Stati Uniti per la vendita di mobili discretamente di lusso, quindi alla fine gira una discreta quantità di soldi, nonostante sia una piccola città. Vabbè, poi in America sappiamo che ci sono dei punti magari sconosciuti e viene fuori che sono famosi per appunto dove abiti tu, per il discorso dei mobili di alta classe, a lusso, che poi tradotto High Point è punto alto. Sì, tradotto alla lettera. No, vabbè, è che ogni tanto mi diverto a trovare delle traduzioni così alla lettera delle parole straniere, ma tanto per gioco, perché poi non c'è una traduzione, come se traducessimo. È vero che soprattutto gli americani hanno avuto questo brutto vizio di fondare città e poi tradurre il nome italiano o di altre nazioni in inglese. Syracuse, tanto per dirne una, o Florence, che ho scoperto che negli Stati Uniti ci sono non so quante Florence, ma la Firenze è una sola. Credo 3 o 4 appunto, siano. Una deve essere anche da queste parti, se non ho capito male. Dice Florence. Dice esatto. Florence, sì, Florence, Firenze, perché Florence ce n'è diverse, quindi insomma questa fantasia, questa abitudine di tradurre i nomi, e quindi mi ci diverto anch'io. Capito? Giustamente, sono pienamente d'accordo con te. Se no, cioè, io mi diverto, per carità. È come tradurre i nomi, no? Pensando all'America, agli Stati Uniti, c'è un famoso attore, Tom Cruise, che è Tommaso il famoso Tommaso Crociera. Esatto. Quindi iniziamo questa avventura con Piero dagli Stati Uniti, da High Point, e niente, quindi noi oggi pomeriggio, allora diciamo metto le mani avanti. Sì, io dovrei, è colpa mia perché allora facciamo così.
facciamo così, full immersion e non mi disturba nessun altro. E eccoci qua. Sì, anche perché ti vedevo spezzato a un certo punto. Sì, perché sono uscito sul pannello di controllo del cellulare. E quindi ora mi dovresti rivedere, perché sì, questa trasmissione, ripetiamolo, oltre che audio in radio, in podcast sul canale di Spotify, e andrà anche in video, perché Piero mi sta video registrando e si sta autoregistrando anche lui, perché anche per sé, perché se no mi vedono solo me e sentono parlare te fuori campo, dice oh ma chi è questo, invece ti vedono anche te. Vedono questo splendore di personaggio, certo, un personaggio diciamo come Senti, allora iniziamo questa avventura parlando di Stati Uniti, di differenze. Ora Smart Healthy l'abbiamo chiamata un po' così per parlare di stile di vita a 360 gradi, perché si parla di abitudini di vita, abitudini alimentari, notizie, curiosità, anche cultura. Qualche volta parleremo anche di sport, allacciando poi il discorso con la trasmissione che abbiamo il venerdì sera, che è Tribuna Staff, qualche volta collegandosi, anche se te poi in quell'orario lì stai a dormire, perché il cortocircuito è dalle 10 alle 11 la mattina, ma orario europeo, quindi o stai andando a letto, sei già a letto da un po', o se no fai in teoria sarei quasi per svegliarmi, perché comunque considerando le 6 ore di differenza per me sarebbero circa le 5 del mattino. Dipende a che ora ti alzi. Esatto. Ti alzi all'8 è tardi. Se avremo già trasmesso. Comunque, tanto questi sono il preambolo. Poi piano piano, andando avanti con questa avventura, questa trasmissione, capirete, insomma, parleremo di tutto e di più. Infatti stavamo ragionando, ma diciamo, la prima puntata ci sono talmente tanti accadimenti in questi giorni, in queste settimane, che da cosa partiamo? Stavo per dire però se vuoi io lascio un po' la palla a te, nel senso, te metti un argomento e da lì partiamo, perché ci sono le elezioni, c'è tutta la problematica degli incendi dalla costa opposta alla tua, da cui lontanissimo fortunatamente a dove stai te, meno male, e tutto quello che sta accadendo in California, e le uscite del futuro presidente, cioè mettiamo qualcosa nel pentolone di Smart Healthy. Ok, se si parla di mangiare, anche il pentolone potrebbe essere. Quindi a te la parola, caro Piero. Allora, il pentolone ce l'abbiamo bello pieno effettivamente, perché c'è parecchia roba che sta andando bollendo nel calderone. No, allora, secondo me è necessario partire con una premessa: non siamo i guru della situazione, assolutamente, ben ce ne guardiamo dal farlo. Quello che però ci piacerebbe riuscire a fare con questa trasmissione è comunque parlare dei vari argomenti in base a quella che è la nostra esperienza diretta, che può essere la mia in questo caso, quindi negli Stati Uniti, o indiretta, che può essere la tua, fondamentalmente. Per quello che senti, per quello che puoi avere come notizie sia dal web che sulla televisione. Sì, certo. Se sei d'accordo andare su questo. No, ma è chiaro, cioè, diciamo, l'impostazione era nata anche da quello, insomma. Siamo lontani, ora il mondo della comunicazione ci ha avvicinato, sia per fare questa chiamata, questa trasmissione, sia per trasmetterla, perché poi ricordiamo che essendo una web radio, e non andando in FM, ma andando solo su streaming sul web, da qualsiasi parte del mondo ci possono ascoltare chiunque, insomma, cioè basta avere una connessione internet, uno si collega o al sito o al canale WhatsApp, che ricordiamo c'è il canale WhatsApp
voi andate su www.radiocentroweb.it, c'è il menu e c'è canale Telegram, canale WhatsApp, il link streaming diretto, dove potete... No, mi arrivano le notifiche uguali, non ho capito perché mi arrivano le notifiche uguali. Perché l'iPhone che non si fa mai cazzo suoi, fondamentalmente. No, eccoci. Dovremmo esserci. Quindi, no, perché noi stiamo facendo questa trasmissione e stiamo comunque parlando tramite Skype, tanto per insomma, siamo limpidi e cristallini, diciamo giusto per non rivelarvi le nostre fonti, i nostri strumenti. Tanto se lo conoscete bene, se non lo conoscete va bene uguale, insomma, nel senso. E quindi partiamo. Ma io ti faccio una domanda, ma visto che parliamo, sono state le elezioni, c'è questo biondino, chiamiamolo biondino, così, ma secondo te, perché è chiaro, è chiaro fino a un certo punto, è facile intuire, facile supporre che tutto quello che viene poi prodotto e pubblicato dai media italiani è proprio un riporto, cioè viene trasmessa notizia A da media statunitense e media italiano prende lo propone come giusto che sia, poi magari ci sono gli inviati, ci sono i contatti, per esempio tu sei il contatto di Radio Centro Web negli Stati Uniti, più o meno è così, però noi abbiamo notizie più o meno riportate, ma secondo te, secondo la tua esperienza, anche perché vivi negli Stati Uniti ormai da qualche anno, è molta provocazione o lo dice sul serio, però poi non lo può fare? Per esempio quello di prendersi la Groenlandia o il Canada e aggiungerlo come stato, cioè è una mera provocazizione o lui è convinto di fare ciò? Allora, io per come l'ho vissuta da tempo premessa, sono arrivato qua negli Stati Uniti nel 2019, quindi comunque già sotto il primo mandato di Trump da presidente. Per come l'abbiamo vissuta noi, come conoscendolo come personaggio al momento, buona parte di quello che dice e di quello che dichiara sono provocazioni, tra virgolette, nel senso che diciamo che potrebbe non essere così tanto una provocazione, in quanto lui si crede davvero sopra le parti, cioè lui pensa di essere veramente chissà chi e tutto quello che fa deve essere corretto, tutto quello che fa è giusto. Dall'altro lato ci sono cose che effettivamente non potrà mai fare a meno di non generare una guerra, che per dove siamo non è da escludere in nessun caso, sarebbe, anche per come stanno andando le cose nel mondo, non sarebbe da escludere, però insomma. No, ecco, appunto, anche per come stanno andando le cose nel mondo abbiamo avuto un esempio dell'ultimo anno e mezzo che vabbè, sì, sappiamo bene. Poi se ne parlerà, esatto. Diciamo, sarebbe allucinante scatenare una guerra per determinate cose o per un capriccio, fondamentalmente. C'è da dire una cosa, che la materia prima che gli Stati Uniti avevano inizialmente sta cominciando a diminuire, vuoi comunque per motivi climatici, vuoi per un maggior consumo, per cui in qualche modo dovrà lui o chi per lui in futuro affrontare questo tipo di problemi, che potrebbe non essere da escludere poi non un'annessione a livello territoriale, ma comunque un top di accordi che potrebbero poi portare effettivamente a un acquisto di materie prime da altri paesi. Quello non sarebbe assolutamente da escludere. Sì, va bene, ma un accordo economico ci può stare, ce ne sono tanti nel mondo, anche l'Italia stessa
a degli accordi economici di compravendita delle materie prime e via dicendo. Da dire una cosa del genere, da dire Canada, venite da noi, canadesi, venite da noi, cioè, vabbè, ma poi, allora, che sia abbastanza provocatorio, io posso capirlo già dal fatto che in campagna elettorale anche il finto, tra virgolette, attentato, anche perché dopo un attentato del genere, io mi aspettavo mille scorte, controlli, non controlli, invece poi insomma, non è che si è risolta a tarallucce e vino, insomma è molto più tranquillo di quello che poteva essere. Dopo un attentato del genere, insomma allora, diciamo che fa parte del personaggio. Sì. Mettiamola così, perché poi alla fine è anche un po' organizzato, chiamiamola così, sì. dal suo comitato stampa. E c'è da dire che però ha funzionato. Nel senso, tanti americani hanno votato per lui un po' per reazione a quello che è stato l'epilogo dell'amministrazione Biden-Harris e un po' per il fatto che in realtà è stato capace di convincere le persone del fatto che lui fosse l'unica soluzione ai loro problemi. Ha cavalcato molto l'onda, soprattutto in campagna elettorale, soprattutto rivolto anche alle masse più povere, perché poi se si va effettivamente a vedere la grossa parte della sua vittoria è stata negli stati più contadini, tra virgolette, degli Stati Uniti, più rurali, non tanto in quelli più rurali, esatto, non tanto in quelli più ricchi. Ho capito. Allora, continuiamo con questo discorso. Ora è arrivato il momento della prima pausa, noi torniamo in una manciata di minuti e torniamo tra pochissimo. Eccoci, rientrati qui nella seconda parte, sì, perché facciamo tre parti, quindi sì, seconda parte di Smart and Healthy, la prima puntata, primo episodio, perché tanto ci ascolteranno in 24.000 piattaforme, quindi o ci vedranno, sì, che diciamo lo scopo è questo, perché sennò certo, è vederci e ascoltarci. Ci ascolteranno, esatto, sia in radio sia su Spotify e ci vedranno su YouTube, va bene? E poi semmai mettiamo un canale di streaming da far andare sulla Fire TV e diventiamo delle celebrità. No, va bene, a parte le battute, ma siamo già celebrità della radio, quindi sì. Vabbè, no, a parte le battute, qui siamo a Smart and Healthy, riprendiamo il discorso che avevamo iniziato del personaggio Trump. È un personaggio che già, se te ci pensi, va bene, ha fatto i soldi, lo conosciamo per tanti aspetti più o meno simpatici, ma lui ha fatto anche una comparsata in un film, forse anche in più di uno, ma sicuramente uno ce lo ricordiamo tutti, che viene trasmesso durante il Natale. Non te lo ricordi? No, non me lo ricordo in questo momento. Te lo faccio ricordare. Allora, in italiano, mamma, ho riperso l'aereo, mi sono perso a New York, che quando arriva nell'albergo del Plaza Hotel, mi sembra, okay, sì, che chiede informazioni, l'uomo, che ovviamente è molto più giovane, perché ora voglio cercare di che anno è il film, però credo si parli almeno di una trentina d'anni fa, se non fosse più o meno sì. E insomma no, è del 92, sì, quindi immaginate che 30 anni fa alla fine, sì, esatto. No, vabbè, ora non mi aspettavo niente di diverso effettivamente dal personaggio sostanzialmente, però sì, è un po', allora diciamo, è un grosso industriale qui negli Stati Uniti, nonostante abbia fatto tutte le sue varie tutti i suoi magheggi. I suoi magheggi, sì, chiamiamoli magheggi, siamo politically correct, effettivamente. No, stiamo neutri, più che altro stiamo neutri, nessuno ci dice niente,
magheggi, sì. Può essere negativo, può essere positivo, una mandracata, detta un film, facendo un paragone con un film italianissimo, Sì, diciamo che effettivamente ha saputo vendersi bene. Tolto questo, quello che probabilmente l'ha anche fatto rieleggere è stato proprio il personaggio Trump, fondamentalmente. Quello che è piaciuto tanto alle persone di per sé, credo sia anche il suo modo di fare. Lui è amicissimo con tutti, è sempre ben voluto da tutti. Quindi tu puoi rischiare che lui venga a suonare a casa tua a chiederti il latte. Scusi? Non mi stupirei se lo facesse. Per pur di guadagnare voti non mi stupirei assolutamente se lo facesse. Che poi allora vabbè, amico di tutti, però ricordiamo, ora prendere voti, però il sistema elettivo statunitense è un po' particolare, perché non è il cittadino che vota direttamente il candidato, ma ci sono grandi elettori, piccoli elettori anche. No, allora, diciamo, parliamo Raccontaci. Questo meriterebbe un po' un approfondimento magari nella prossima puntata, visto che per le altre cose siamo anche sotto elezioni. Però, diciamo, il sistema americano è un po' diverso da quello italiano, perché in quello italiano il cittadino va a votare, vota per il partito e poi il partito elegge il proprio candidato, che poi sarà quello che andrà a ci sono le consultazioni. Esatto. Qui così in realtà il sistema americano funziona in questa maniera. Ci sono dei candidati che si propongono direttamente ai cittadini, il cittadino va a votare come in qualsiasi altro stato, però in realtà poi chi ufficializza il risultato del candidato non è tanto il collegio elettorale, ma quanto chiamiamoli dei personaggi che sono nel mezzo, che sono poi fondamentalmente quelli che te hai giustamente definito come grandi elettori, che sono quelli che poi ufficializzano il risultato e danno l'ok per il candidato. In questo caso sono ovviamente stato per stato, in questo caso è stato Trump, nel 2020 è stato Biden. Vedremo chi poi sarà prossimamente. Vabbè, intanto Trump per 4 anni, quindi. Sì, intanto Trump per 4 anni, poi vediamo che cosa succederà poi successivamente. E secondo me, questa è opinione mia, ovviamente, quello che ha fatto anche, cioè ci sono state tante piccole cose che hanno fatto protendere verso Trump, invece che prima Biden, ma poi la Harris. Ma la Harris è stata secondo me un ripiego, perché Biden ne poteva più, anche perché anche quando c'è stato il confronto, diciamo che la Harris effettivamente è stato un disperato tentativo da parte dei democratici di recuperare una situazione che ormai era già irrecuperabile. Io mi ricordo del confronto in TV che Biden non spicciava parola, non sembrava neanche che fosse lì. No, vabbè, quello è stato abbastanza ridicolo effettivamente, e secondo me, diciamo, avrebbero potuto giocarsela in maniera già migliore se avessero mandato la Harris fin da quel momento. Sì, avrebbero vinto? Probabilmente non avrebbero vinto comunque, ma avrebbero fatto una figura sicuramente migliore. Beh, diciamo a livello anche politico sarebbe stata più ad armi pari, e non, perché alla fine l'impressione che ha dato è quella di vabbè, io c'ho Biden che è presidente uscente, quindi punta al secondo mandato, però insomma a livello psicologico, diciamo così, vacilla, quindi lo leviamo, perché per carità non sa quello che dice, non sa neanche come gestire la situazione. Ci mettiamo il braccio destro che è Kamala Harris,
e vediamo. Però anche lei secondo me si è ritrovata lì, sì, no, insomma non lo so negli Stati Uniti che impressione ha dato, però a me ha dato l'impressione di sì, cioè viene avanti te che mi viene da ridere, una cosa del genere. Cioè... No, allora, mettiamola così, sicuramente è stata vista come una possibile rivale di Trump. Diciamo che, come si è detto in precedenza, sarebbe stato meglio se si fosse presentata prima, se a un certo punto si fossero resi conto che effettivamente il buon caro vecchio Joe non ne poteva più e avessero fatto il passaggio di poteri in precedenza. Quello che secondo me hanno fatto più o meno bene i democratici in questi 4 anni è stato il fatto di mantenere la Harris sotto un basso profilo. Non so come sia stata l'impressione in Italia, però qui da noi in realtà non si è mai vista più di tanto, se non in determinate occasioni ufficiali. È sempre stata mantenuta molto dietro le quinte. Mi chiedo se quello che poi è successo sia stata una cosa voluta o meno fin dall'inizio. Allora, qua, almeno per quanto ne possa capire io di politica, sia italiana che estera in generale, la Harris è venuta un po' fuori, sì, vabbè, durante il primo mandato Biden, sì, c'è Biden e poi c'è la Harris, benissimo. Sì, anche qua mi è sembrato che ci sia stato questo aspetto, questa gestione, cioè stai buona, stai tranquilla, verrà il tuo momento. E infatti poi quando è stato il momento di mettere Joe Biden a riposo e far entrare, proprio un termine calcistico, Joe viene in panchina e entra Kamala, e allora lì un pochino di più, anche perché di questa Harris sì, si sa e non si sa, cioè se uno va a cercare su internet, certo, uno trova tutto, però dai telegiornali sì, qualche notizia sporadica, ma roba come hai detto te, di basso profilo. Sì, diciamo che effettivamente, poi ovviamente giustamente hai detto te, su internet poi trovi di tutto e di più. Se lo vuoi trovare. Sì, ma poi effettivamente di lei non si è visto moltissimo e probabilmente appunto più che altro perché avevano già in mente di farla in qualche modo transire al posto di Biden. C'è una serie su Netflix di qualche anno fa che si chiama Madame Secretary, che per certi versi prevedeva una cosa di questo genere. Poi ovviamente fatto un po' come Simpson, in tutto il plot è una sorta, sì, che effettivamente prevedevano un presidente più anziano che avrebbe poi fatto l'unico mandato e insomma tutta una serie di cose che potenzialmente si sono quasi avvertite. Ecco. Che poi anziano, cioè ricordiamo che Trump comunque è del 46, cioè non è un giovincello. Sì, non è proprio un giovincello ha 78 di primo pelo. Esatto. Ha 78 anni, poi vabbè, rispetto a Biden certamente più giovane, grazie, che è del 42, però c'è 4 anni di differenza tra i due. Sì, allora poi sono 4 anni di differenza tra i due. Anagraficamente. Diciamo, anagraficamente, sì. Poi lasciando da parte la grafica, effettivamente forse anzi non forse, senza forse, Trump viene da solo tranquillamente a Biden senza più complimenti, mettiamola così. Sì, no, per carità, però insomma se uno fa anche il conto dell'anagrafica, insomma, dicevo, ma questo c'ha per 4 anni, solo 4 anni meno. Poi che Trump sia più energico anche come carattere, evidentemente, che sia più spigliato, li porti meglio, poi vabbè, trapianti vari o lifting annessi va bene. Biden si è lasciato più nature,
però insomma allora, diciamola anche così, quello che mi chiedo è effettivamente se la tipologia poi probabilmente anche di vita che hanno fatto i due, certo, comunque, certo. Diciamo, Trump è stato sicuramente molto più attivo in quanto uomo di industria. Sì. Biden sostanzialmente ha fatto il politico per tutta la vita, quindi tendenzialmente di sicuro non è stato attivo come quell'altro, e questo secondo me fa anche tanto, anche per tornare un pochino più in tema rispetto a quello che è l'argomento principale del podcast. Quando riesci a mantenerti attivo e a mantenerti comunque in forma, alla fine ne guadagni poi anche successivamente. Sì, no, ma poi anche il fatto, ora stavo leggendo così su Wikipedia, così velocemente, cioè anche Melania era la terza moglie, quindi è anche molto, molto attivo da quel punto di vista. Poi, insomma, Melania non so quanti anni meno, quindi molto più giovane, anche lei ha contribuito, cioè. Penso che comunque anche lei ora dovrebbe essere intorno alla cinquantina, credo, forse anche sì, qualcosina in più, comunque c'è un bel distacco 20 anni, di tempo. 25 di differenza, 30, quanti sono? Insomma, fanno diciamo che fanno due, dal punto di vista esatto. spirito, ma senza entrare in cose particolari, ma anche perché poi anche come diciamo argomento base, cioè quella di trattare le differenze, anche la differenza di età a livello di pensiero, non voglio entrare, senza entrare in roba particolare appunto, cioè rapportarsi con persone, io lo vedo anche con l'atletica, con ragazzi di 12-15 anni, 16, è un mondo totalmente diverso, abbiamo 25 anni di differenza e sì, infatti mi dicono, no, ma te sembri molto più giovane, no, è che gli anni ce l'ho, ma stando a contatto con persone più giovani non mi mantengo, però approccio, ecco, diciamo così, approccio in maniera anche più giovanile dal loro punto di vista, non ti dico la vita in generale, però insomma tanti aspetti della vita quotidiana. Senti, siamo allora finisci e poi andiamo in pausa. Ok, diciamo anche che effettivamente noi abbiamo avuto anche altre tipologie di esperienze da questo punto di vista e ci siamo sempre resi conto che con chi stai a contatto effettivamente ti fa la differenza, è inutile stare a raccontarselo, e probabilmente, e questo succede non solo in America ma anche più o meno in tutte le altre nazioni, la classe politica effettivamente non è mai potenzialmente giovane, sostanzialmente. No, assolutamente. Si pensi all'Italia, per quanto si possa voler bene a buon Sergio Mattarella, insomma, anche lui non è stato l'unico. Non ha più, no, ti dico l'ultimo, perché se poi uno va a ritroso ne trova tantissimi, però insomma non ha più 20 anni neanche lui, e anche il fatto di essere stato ricandidato per un altro mandato, anche lui insomma all'inizio avrebbe voluto anche dire basta, voglio riposarmi, insomma ne ho fatte tante, ne ho vissute tante, ne ho subite tante, che ora arrivato all'età che ho, basta, insomma. Bene, arrivati a questo punto la regia ci chiama e quindi noi andiamo nella seconda pausa, così almeno entriamo nella terza e ultima parte di Smart and Healthy. Torniamo tra pochissimo, caro Piero, e quindi ci troviamo qui. A tra poco. Perfetto, a proposito. Eccoci rientrati per l'ultima parte di Smart and Healthy, questa nuova trasmissione in radio e video e in podcast su Radio Centro Web, il canale YouTube. Poi vediamo, Piero, io non lo so, io prenderei appena c'hai il video e lo pubblichiamo sui nostri canali personali, su tutto quello che vuoi.
Non c'è nessunissimo problema, basta che tu mi dia l'autorizzazione. Vai tranquillo. Noi intanto salutiamo. Perfetto. Come di consueto salutiamo, perché è vero siamo nella terza parte, non l'abbiamo ancora fatto, ma lo facciamo ora. Salutiamo il patron a prescindere. E quindi salutiamo a prescindere. Sì, perché no, te devi sapere che durante il cortocircuito il martedì mattina ora nostra, che ricordiamo che Piero è negli Stati Uniti, praticamente ogni tanto ci vengono fuori delle perle di ipotetici nomi di trasmissioni, tipo sì, scusatemi se sono arrivato in ritardo, pensavo di non farcela, ma eccomi qua, tipo, insomma, roba del genere. E quindi anche salutiamo il patron a prescindere, è venuta fuori però non il martedì mattina, ma nella trasmissione che tu eri ospite, Tribuna Staff, del venerdì sera. Del venerdì sera. E venne fuori lì. Pure c'è anche Crisi d'identità. Una trasmissione. Sì, poi alcuni effettivamente me li dovrei spiegare. Perché... No, ma è venuta fuori così parlando. Okay. Parlando così è venuta fuori, ma vedi questa crisi di identità. Crisi di identità. Un po' come quando Fiorello, questo è un off topic, ma quando Fiorello faceva finta su Radio 2, mi sembra, dei nomi che danno ai prodotti, no? Tipo la Fiat, come ha fatto a dare nome alla punta? Questo allora, oppure l'idea, ma ci vorrebbe un'idea, un'idea, e fecero la Fiat Idea, oppure... salutiamo Fiorello nel frattempo. Salutiamo Fiorello, se tante volte vedesse o ci ascoltasse. Oppure basta, questo è punto, il nome dell'appunto, capito, roba del genere, quindi non ci vengano così questi nomi. Bene, detto questo, basta. Vedi, questa trasmissione per me è un po' facile, un po' non ho capito. Dobbiamo divertirci, è un po' facile. Nel faceto. No, certo. È molto simpatica come trasmissione, ci dobbiamo divertire, non dobbiamo solo parlare seriamente di determinate cose. Noi parliamo di stile di vita, e lo stile di vita è anche prendere la vita con ilarità, ironia, anche leggerezza. Ora, non troppo leggera come a cortocircuito, perché il cortocircuito mettiamo anche la musica, però in questa trasmissione no, parliamo e basta, però insomma non possiamo e non dobbiamo essere troppo pesanti, perché sennò insomma già le notizie ce n'è già abbastanza di pesante. Le notizie che ci danno e quello che ci viene proposto dai media è già pesante, se poi ci si mette anche noi, insomma direi di no. Senti, allora, in questa ultima parte, concludendo anche il discorso di elezioni, Trump e quant'altro, c'è stato il Trump attore, ti riferisci per caso al supposto tentativo di omicidio durante la campagna? Allora, in passato, anche se ha fatto una comparsa, un cameo in gergo tecnico, ma anche l'attentato mi è sembrato molto... Allora, sicuramente ha un ufficio stampa di quelli duri a da 10 perché gli dicono guarda devi far così e lui fa così e l'hype, ok? Come dicono quelli bravi, no? L'hype sale alle stelle, è come il aspetta, come quell'indice che quando lo spread sale anche l'hype. Insomma, comunque, battuta a parte, concludendo poi il discorso Trump, personaggio controverso, ma che comunque dal punto di vista comunicativo sa il fatto suo, anche se poi dietro c'ha tutto lo staff dietro, sicuramente. Decisamente, c'è un video molto interessante di Marco Montemagno, salutiamo Marco Montemagno, su YouTube, in cui spiegava proprio le gestualità del personaggio Trump e le analizzava nel dettaglio. È un discreto, diciamo, indicatore di che tipo di persona è, e con effettivamente una sorta di agenzia stampa dietro, tipo quello che si è ritrovato, hanno saputo sfruttarci il 100% decisamente. Ora, non mi aspettavo che sarebbero arrivati a così tanto,
pur di dobbiamo vendere il ghiaccio agli eschimesi. Sì. Allora, c'è vendita di ghiaccio agli eschimesi? Probabilmente sì. Sinceramente però arrivare a questi punti fosse un po' esagerato. Mi sembra ogni tanto, quando succede queste cose, in questo caso con Trump, perché ha visto la serie TV Boris, secondo me dietro ufficio stampa sono come gli sceneggiatori, no? Che sono a farsi gli affari propri nel si sa dove, quando sono in barca, quando sono in vacanza. Oh, dobbiamo cambiare il copione, cosa facciamo? Ma lo facciamo così dal nulla, mettiamo un cecchino così dal nulla, capito? Roba del genere, mi immagino una cosa del genere. Non credo che sia andato di molto lontano da certi punti di vista. Allora, quello che di sicuro è risultato utile da tutto l'episodio, poi che sia stato effettivamente reale o meno, è stato che il personaggio Trump è uscito come il graziato dalla volontà divina, e cosa che era già successa qualche decennio fa per un altro personaggio molto controverso, e l'avevano fatto passare. Era il caro buon vecchio Adolfo, ok, sì, quando sì, ok. attentato storico, non possiamo, è storico, ma poi gli algoritmi ci bloccano, quindi ci limitiamo. Esatto, non andiamo oltre, ci limitiamo a citarlo. Sì. Però diciamo che effettivamente il suo ufficio stampa ha cavalcato molto l'onda e ne ha creato una sorta di eroe che poi per i possibili futuri elettori, ovviamente poi sappiamo tutti come comunque sì, o comunque per l'opinione pubblica, perché poi alla fine quello che conta anche poi a livello elettivo è l'opinione pubblica. Sì. Né più né meno. Non so come sia stata vissuta lì in Italia, qui è stata propagandata molto, soprattutto dal lato Fox, che sostanzialmente è la televisione repubblicana. Sì. No, è stata come notizia, qualcuno sperava in un epilogo diverso, anche se poi personalmente io non auguro quel tipo di epiloghi per nessuno, per carità, però non lo so, insomma, sì, se è venuto fuori, vedi, nonostante l'attentato ne è risultato comunque quasi indenne. Ora, insomma, da prendere il cecchino fa Ciccio, tu puoi fare il cecchino, ma la mira e tu ce l'hai poco buona, detto tra me e te. Esatto. Insomma, di due l'una, cioè poteva, invece di ferirlo all'orecchio, che comunque, cioè no, la mira c'era buona, quel cecchino lì ce l'aveva avuta buona, perché per mirarlo all'orecchio, ferendolo, ma non creandogli niente, deve averla buona. Perché decisamente. Insomma. No, allora, diciamo anche che a battuta, ma c'è stato anche chi ha detto la prossima volta non sbagliare, quindi anche sì, infatti si torna un po' a quello che dicevi, esatto, c'è tanta gente che spera un esito diverso, poi per carità di Dio, a volte non si augura mai a nessuno, esatto. E quant'altro, quindi esatto, assolutamente no. E è che tanto dopo questo mandato non ne ha altri, quindi si farà questo secondo mandato o no? Non è vero, perché in realtà funziona in maniera tale che lui ha già fatto un primo mandato, essendoci stato l'intermezzo del mandato di Biden, in realtà lui può essere rieletto una seconda volta. Dopo la seconda volta consecutiva non potrà più essere rieletto. Allora, purtroppo c'ha gli anni che giocano a suo svantaggio, perché ora ne ha 78, giusto, facendo un po' i conti della serva, no? Sì. Ne ha 78, tra 4 anni ne avrà 82, va bene? Sì. Mettiamo che, cioè, lui potrebbe anche ammesso al netto che possa vivere 150 anni,
va bene, non sarà così, ma secondo me sì, lo fanno vivere, lo mettono come in Futurama, lo mettono nella teca e poi lo tirano fuori. Cioè lui si chiama criogenia, anche, però ipoteticamente lui potrebbe fare questi 4 anni, ok? Tra 4 anni viene eletto un altro, viene rieletto dopo altri 4 anni, poi dopo potrebbe fare un quarto mandato, ipotetico ovviamente. Ipoteticamente sì, perché a quel punto non è più un discorso di mandati continui. Credo che l'unico presidente da questo punto di vista sia stato... No, non volevo metterti in dubbio. No. Ok, questa non volevo mettere, non volevo fare... vabbè, insomma, comunque, ipoteticamente... Diciamo, l'importante è che non siano mandati consecutivi. Cioè, se ci sono mandati consecutivi, te ne giochi il secondo e poi basta, ciao, come Obama, ad esempio. Ne ha fatti consecutivi. Esatto. Se invece tu fai un mandato, poi ce n'è un altro, un mandato, cioè, puoi andare avanti all'infinito? Non credo. Va verificato. Non credo, è da verificare. Lo verificheremo. Posso andare avanti all'infinito di sicuro. Dall'altro lato, però, c'è la possibilità di fare, appunto, come si diceva, il terzo mandato, comunque, il terzo mandato non consecutivo, diciamo così. Quindi, ipoteticamente, fino all'82 si fa questo mandato, poi se facesse un altro, il terzo, fino a 86, poi basta. 86 vai a viverti la meno, sì, vai a viverti la pensione nei Caraibi, tanto soldi ce l'hai e ciao, basta. Esatto. Insomma, anche basta, stop. Anche meno ne guadagnate abbastanza, sì. No, ma poi che se ne fa di fare, cioè, ma arrivata una certa età io dico, va bene il voler sentirsi vivo e quant'altro, ma c'è anche qualcosa di livello inferiore che fare il presidente degli Stati Uniti per forza. Cioè, puoi comunque... Sì, allora diciamo che fai una bella vita in ogni caso, perché va bene, per lui soprattutto ce n'è già abbastanza di tuo, non è che sì, appunto, il presidente degli Stati Uniti. Appunto, nel senso... cioè arrivi sempre il discorso della megalomania. È che l'unica cosa che può andare avanti per quello, perché arrivato a 82 anni dice vabbè basta, 82, cioè io posso capire più il regista che continua a fare film perché comunque gli piace, non arrivato a una certa età non chiede più neanche quanto è il budget, tanto è il cachet, dice vabbè facciamolo, se ne frega, anzi magari viene ricercato proprio perché è stato un bravo regista, quindi viene ricercato apposta perché è lui, magari il regista in questione magari dice basta, non ne posso più, però insomma in questo caso allora, sì. Ti deve piacere molto il tuo lavoro, quello di sicuro, certo. Se per fare una cosa del genere è chiaro che il presidente degli Stati Uniti non è sicuramente un lavoro semplice, c'hai delle responsabilità, sì. Qualche responsabilità, vabbè, insomma gli piace così e non può fare altro. Vedremo che cosa succederà. Esatto. Vedremo. No, allora, diciamo, se la gioca bene, sicuramente un ulteriore mandato può anche ottenerlo. Ragionando in maniera seria, non credo che poi avrà più la forza di riuscire a fare un terzo. Fa la stessa fine di Biden che ha fatto ora. Fa la stessa fine di Biden di ora. Sì, fondamentalmente poi quello rischi di fare, per quanto tu ti possa mantenere bene, per quanto tu possa fare, ma alla fine l'età umana è quella. Sì, no, poi può arrivare a 100 anni, per carità, però insomma a 80 e passa la fatica si sente, lo vedo con persone a me vicine, la fatica rispetto a 20 anni prima si sente. Giustamente, ma quello che penso sia abbastanza naturale per esatto. noi, nel senso, non solo per loro. Bene, caro Piero, noi siamo arrivati alla fine di questa prima puntata, primo episodio, prima trasmissione
di Smart and Healthy, parleremo poi in futuro anche di cibo, non vi preoccupate cari amici. E niente, noi siamo arrivati a fine di questo primo appuntamento, ricordando che andiamo in onda il mercoledì alle 15, ok, per chi ci ascolta in quell'orario lì, perché poi dipende da dove, perché ricordiamo che ero negli Stati Uniti, quindi le 15 vuol dire per te le 9, le 10 di mattina? Le 9 del mattino, perché poi ci sono 6 ore di differenza. Esatto, no, ho detto 9-10 perché la trasmissione finisce alle 16, dura un'oretta, e quindi sono le 10. Sì, esatto. Quindi in questo senso. Oppure lo ascolterete in podcast, poi vediamo quando si mette la replica, e se no l'ascoltate in podcast niente, l'ascoltate quando volete, quando vi pare. Su qualsiasi piattaforma, perché poi ci sarà anche il video, quindi. Bene, detto questo, caro Piero, allora l'appuntamento è per mercoledì. Ovviamente per questa trasmissione si è bloccato il mouse. Mercoledì della settimana prossima, che qui siamo mercoledì 15, e la seconda sarà mercoledì 22, ovviamente. Esatto, sì. Mercoledì 22 gennaio. E detto questo, noi ci ritroviamo. Io finivo sempre Tribuna Staff. Ci ritroveremo come star a bere il whisky a Roxy Bar. No, invece a Roxy Bar ci ritroveremo a bere il whisky a Radio Centro-Web. Ma detto questo, noi ci rivediamo settimana prossima con Smart Netti. Grazie Piero per questa prima puntata, questo è il calcio d'inizio di questa nuova avventura. Grazie a te, piacere mio, come sempre, lo sai. E niente, quindi ci ritroviamo ancora qua settimana prossima con altri argomenti che riguardano Stati Uniti e Italia, di cibo, cultura, attualità, stile di vita, sport e quant'altro, e chi più ne ha più ne metta. Detto questo, cari ascoltatori, alla prossima, ciao e buon proseguimento. Ciao.